Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo bellissimo cappello eseguito ad uncinetto. Con dei punti davvero molto facili sarà realizzabile anche a chi ha le prime armi con uncinetto. Curiosi di sapere come l'ho fatto? Andiamo subito a vedere il tutorial. Per il nuovo progetto, come filato, ho scelto nuovamente le codogni in queste due tonalità. Dopodiché vi servirà l'uncinetto del 4,5, un ago da lana, un marcapunti, due bottoni e ovviamente l'ago e il filo in tinta. Adesso andiamo a vedere il nostro tutorial. Iniziamo la lavorazione partendo dall'anello magico. Una volta realizzato il cappietto, andremo a lavorare 6 punti bassi all'interno dell'anello che si è formato, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiro bene il filo in modo da chiudere l'anellino e inizio con il secondo giro. In questo caso lavoreremo a spirale e non chiuderemo mai il giro. Pertanto al primo punto vado ad inserire il marcapunti. Questo secondo giro sarà un giro di soli aumenti, quindi lavorerò 2 punti bassi per ogni punto sottostante per un totale di 12 punti. Il primo l'abbiamo già fatto e andiamo a fare gli altri insieme. Questo è il secondo aumento, terzo aumento, quarto, quinto aumento e l'ultimo. In questo modo abbiamo ottenuto 12 punti bassi. Per il secondo giro rimuoviamo il marcapunti, andiamo a lavorare un punto basso, dopodiché inseriamo subito il marcapunti. Un punto basso l'ho già realizzato, adesso vado a fare un aumento. Dovrò fare questo per tutto il giro, quindi un punto basso e un aumento, un punto basso e un aumento, fino a terminare il nostro giro. Vado a rimuovere il marcapunti e vado ad eseguire il prossimo giro. Per il quarto giro vado a rimuovere il marcapunti, andrò a lavorare un punto basso che marcherò subito, un aumento, dopodiché per 5 volte lavorerò 2 punti bassi e un aumento fino ad arrivare all'ultimo punto dove lavorerò un punto singolo, quindi un punto basso successivo, sono 2, un aumento e vado a ripetere 1, 2 e l'aumento. Eseguo quindi l'ultimo punto basso, rimuovo il marcapunti e mi preparo per eseguire il quinto giro. In questo quinto giro lavoreremo 3 punti bassi e un aumento per 6 volte. Come sempre vado a marcare il primo punto, dopodiché lavorerò gli altri, quindi un punto basso l'ho appena fatto, questo è il secondo, il terzo e l'aumento.
quindi 3 punti bassi nei 3 punti successivi e un aumento. Andrò a fare questo per tutto il giro. Al termine del giro vado a rimuovere il marcapunti per eseguire il sesto giro. Nel sesto giro lavorerò 2 punti bassi, marcando sempre il primo punto, un aumento, dopodiché lavorerò 4 punti bassi e un aumento per 5 volte, fino ad arrivare agli ultimi 2 punti, che saranno 2 punti bassi semplici, quindi punto su punto. Quindi abbiamo fatto come inizio giro 2 punti bassi, un aumento, adesso vado a fare 4 punti bassi e un aumento. Sono arrivata ad eseguire l'ultimo aumento, adesso nelle ultime 2 maglie lavorerò i 2 punti bassi. Rimuovo il marker e per il settimo giro lavorerò 5 punti bassi e un aumento per 6 volte. Nel primo punto posiziono il marker ed eseguo le altre maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e l'aumento, e ripeto questo per tutto il giro. Ho terminato il giro, adesso per l'ottavo giro andrò a lavorare 3 punti bassi e un aumento, dopodiché lavorerò per 5 volte 6 punti bassi e un aumento fino ad arrivare agli ultimi 3 punti, quindi 1, 2, 3 punti bassi e un aumento. Adesso per 5 volte lavorerò 6 punti bassi e un aumento, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'aumento. Vado a fare questo fino agli ultimi 3 punti. Ho eseguito l'ultimo aumento, adesso vado a fare i miei 3 punti bassi, 2 e 3. Per il nono giro non andremo a fare nessun aumento, ma lavoreremo punto su punto. Per questo giro abbiamo un totale di 48 punti bassi, quindi entro nel primo punto, mi raccomando marcatelo sempre, e vado a lavorare i miei 48 punti. Ho terminato di lavorare il giro senza aumenti, questo è il giro numero 9 per un totale di 48 punti. Adesso proseguiamo con gli aumenti. Siamo al decimo giro, dobbiamo fare 7 punti bassi e un aumento per 6 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti bassi e un aumento. Andrò a fare questo per tutto il giro. Ho terminato il giro, adesso vado a fare l'11° giro. Per iniziare inizio con 4 punti bassi e un aumento. 1, 2,
3, 4 e un aumento. Per i prossimi punti, per 5 volte, lavorerò 8 punti bassi e un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e l'aumento. Andrò a fare questo per 5 volte, quindi 8 punti bassi e un aumento per 5 volte. Ho eseguito l'ultimo aumento, dopodiché vado a fare i miei 4 punti bassi. Per il 12° giro lavorerò 9 punti bassi e un aumento per 6 volte. Questo è il primo punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e un aumento. Vado a fare questo fino a terminare il giro. Ho terminato il giro, adesso vado a fare il 13° giro, iniziando con 5 punti bassi e un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 punti bassi e un aumento. Adesso per 5 volte andrò a fare 10 punti bassi e un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punti bassi e un aumento. Ripeterò questo fino ad eseguire l'ultimo aumento, dopodiché rimarranno 5 punti da lavorare. Ho eseguito l'ultimo aumento e adesso vado ad eseguire le ultime 5 maglie basse. 2, 3, 4 e 5. Vado a misurare. Per adesso ho 16, è un po' piccolino, quindi andrò a fare ancora un giro di aumenti. La misura che ho adesso abbiamo detto che è 16 centimetri, per cui se noi facciamo il calcolo 16 per 16 per 3,14, il diametro è di 50 centimetri, è ancora un po' piccolo. Siccome dobbiamo arrivare a circa 54-55 centimetri per prendere la misura corretta della testa, aggiungerò ancora degli aumenti. In questo momento ho 72 punti. 72 punti, siccome dopo useremo il punto barretta che è un multiplo di 4, 72 diviso 4 sono 18 moduli, vado a fare un modulo in più, quindi vado a fare 72 più 4 punti, quindi devo arrivare a 76 punti. Quindi adesso vado a posizionare 4 marker per fare gli aumenti. Ho posizionato altri 3 marker dove andrò a fare gli aumenti, quindi all'inizio dove ho questo marker andrò a lavorare subito l'aumento, poi nei punti seguenti andrò a lavorare punto su punto, arrivato al marker andrò a fare l'aumento, quindi avrò 1, 2, 3 e 4 aumenti. Per quanto riguarda gli altri punti lavorerò semplicemente i punti bassi, quindi vado a rimuovere il marker di partenza, vado a fare
il primo aumento, quindi 1 e 2. Vado a marcare il primo punto, dopodiché andrò punto su punto a lavorare i punti bassi. Arrivati al marker vado a fare il mio secondo aumento e andrò avanti così per tutto il giro. Ho terminato l'ultimo giro con i 4 aumenti. Adesso, misurando, il diametro è di 17,5 cm, 17,5, quindi facciamo 17,5 per 3,14 fa quasi 55 cm, quindi sono arrivata alla misura della nostra testa. Da qui in poi procedo senza fare più aumenti. Arrivato a questo punto togliamo il marcapunti, andiamo a chiudere il lavoro con un punto bassissimo nel punto successivo, facciamo un nodino e tagliamo il filo in modo tale da cambiare il nostro colore. Tiro bene a chiudere l'anellino. Col secondo filo ci andiamo ad agganciare nuovamente su un punto, creiamo il cappetto e ci inseriamo magari in un punto diverso da quello. Mi inserisco qua, tiro su, vado ad eseguire 3 catenelle, 1 2 3, che fungono da primo punto alto. Per quanto riguarda il punto barretta, parliamo quindi di un multiplo di 4, andremo a lavorare 3 punti alti, dopodiché tornando indietro di 1 andremo a fare il quarto punto obliquo, quindi 1 2 3. Abbiamo fatto i nostri 3 punti alti, carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare il quarto punto alto nel punto che precede le 3 catenelle. Quindi entro con l'uncinetto nel punto, pesco il filo, lo tiro e vado a chiudere il mio punto alto. Questo è il primo punto barretta. Carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, salto il punto successivo e vado a lavorare 3 punti alti, 1 2 e 3. Pesco il filo e nel punto che ho lasciato in sospeso lavoro la mia quarta maglia alta, tiro bene in modo da passare bene il punto sulle 3 maglie senza strozzarle, quindi dopodiché mi chiudo il punto. E questo è il secondo punto. Vado avanti così fino a terminare il nostro giro. Quindi salto il punto successivo, 3 punti alti, e il quarto punto alto nel punto che abbiamo lasciato in sospeso. Eseguito l'ultimo punto barretta, andiamo a chiuderci con un punto bassissimo nella terza catenella. Per il giro seguente
andremo a lavorare punto su punto dei punti bassi. Mi raccomando che i punti siano sempre uguali alla base, cioè 76 punti. Se avete fatto degli aumenti in più, mi raccomando, rispettate i punti. Quindi faccio una catenella per alzare il lavoro, nello stesso punto lavoro un punto basso. Per comodità vado a marcare il primo punto, dopodiché lavorerò punto su punto. Eseguito l'ultimo punto, adesso bisogna semplicemente chiudersi con un punto bassissimo nel primo punto. Quindi rimuovo il marker e vado a chiudermi con un punto bassissimo. Arrivati a questo punto, facendo attenzione al modulo col punto barretta per cercare di lavorare perfettamente i punti incolonnati, devo spostarmi di un punto perché le maglie da lavorare sono 1, 2 e 3 e questa qua è il punto che dobbiamo fare per ultimo, quindi il punto incrociato. Quindi vado semplicemente nel punto successivo con un punto bassissimo. Da qui salgo con 3 catenelle e questo è il primo punto alto, dopodiché vado a fare gli altri due. Questo è il quarto punto del punto barretta successivo, quindi sono giusta. Adesso vado a fare il quarto punto, quindi entro nel punto che precede le 3 catenelle. Ecco qua. Adesso nuovamente procedo come ho fatto per il primo giro. Salto il primo punto, il punto successivo, e nei prossimi 3 vado a fare i miei 3 punti alti. Nel punto in sospeso vado a lavorare il mio punto alto. Una volta che ho finito il giro col punto barretta vado a fare nuovamente il giro di punti bassi. Questi sono i 2 giri che andranno sempre ripetuti, quindi punto barretta e punto basso. Io vado avanti e vi dico quanti giri ho lavorato. Siamo arrivati al termine anche di questo giro. Io ho fatto un totale di 1, 2, 3, 4, 5 giri a punto barretta con ovviamente i giri a punto basso. Ho realizzato quindi l'ultimo giro a punto basso e adesso vado a chiudere il mio giro. Mi chiudo come sempre con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. A questo punto dobbiamo cambiare il colore del filato, quindi faccio una catenella in modo da fare il nodo, taglio il filo e tiro. Questo è l'effetto del punto barretta con il secondo colore. Adesso andiamo a prendere nuovamente il primo colore che abbiamo usato. Realizzo come sempre un cappietto nel filo nuovo
e mi vado ad agganciare in un posto diverso da questo, in un punto qualsiasi. Faccio passare quindi il filato nel punto e faccio una catenella per alzare il lavoro. Adesso faremo nuovamente un giro di punti bassi, però per fare la falda faremo poi ogni giro i 6 aumenti. Siccome adesso abbiamo un totale di 76 punti, dobbiamo portare i punti a 78, quindi andrò a fare 2 aumenti. Vado a posizionare 2 marcapunti, uno lo metto qua e l'altro lo metto sul lato opposto, in modo tale da fare poi i nostri 2 aumenti. Quindi iniziamo il giro a maglia bassa raccogliendo anche la codina dietro. Quindi nello stesso punto dove mi sono alzata con una catenella vado a fare il mio primo punto basso, dopodiché lavorerò i punti bassi fino ad arrivare al marcapunti dove farò il mio aumento. Vado a marcare nuovamente il primo punto, dopodiché andrò a lavorare punto su punto i punti bassi fino ad arrivare al secondo marcapunti. Una volta fatto l'ultimo aumento lavorerò semplicemente i punti come si presentano, quindi in questo giro avrò nuovamente 78 punti bassi e potrò partire con la lavorazione degli aumenti per realizzare la falda. Arrivati a questo punto, finito il giro, vado a togliere il marker e da qui in poi torno a lavorare a spirale, quindi senza chiudermi con un punto basso vado a lavorare direttamente un punto basso. Mi raccomando, adesso è importante marcare il primo punto. Per questo giro lavorerò 6 punti bassi e un aumento, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento. E questo è il primo pezzettino. Dopodiché per 5 volte andrò a lavorare 12 punti bassi e un aumento fino ad arrivare agli ultimi 6 punti che saranno lavorati normalmente, quindi punto su punto. Quindi adesso vado a fare 12 punti bassi e un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 punti bassi. Nel punto successivo vado a lavorare il mio aumento. Questo lo farò per 5 volte fino ad arrivare, come ho detto prima, agli ultimi 6 punti. Ho realizzato l'ultimo aumento e adesso, come ho detto prima, ho i 6 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 punti bassi. Da qui in poi lavorerò tutti i giri aumentando di giro in giro, quindi farò 6 aumenti per ogni giro. Adesso vi faccio vedere come procedere per gli aumenti. Abbiamo eseguito il 26esimo giro insieme, da qui in poi potete procedere da soli. La procedura è facilissima, praticamente nei giri pari dovete smezzare i punti bassi. Noi adesso abbiamo fatto il 26esimo giro dove i punti sarebbero stati 12 punti bassi e un aumento per 6 volte, però per rendere più tonda la lavorazione io vado sempre a smezzare i primi punti bassi, quindi da 12 li ho portati a 6 punti bassi, quindi la prima sezione è stata 6 punti bassi e un aumento per una volta, dopodiché per 5 volte si lavora la sequenza completa, quindi 12 punti bassi per un aumento. Al termine ovviamente
si ritroveranno i 6 punti dei 6 precedenti, quindi 6 più 6 fa 12. I punti, i giri dispari vanno fatti invece completi, quindi il prossimo giro sarà 13 punti bassi e un aumento per 6 volte. Il giro ancora successivo, quindi il 28esimo, dovrebbe essere 14 punti bassi e un aumento. Noi smezziamo i 14 punti e facciamo per il primo segmento 7 punti bassi e un aumento. Dopodiché faremo la sequenza completa per 5 volte. Al termine, ovviamente, avremo l'altra metà di punti. Potete andare avanti fino ad avere 150 punti bassi per intero. Io adesso ovviamente andrò avanti fino a raggiungere il 38esimo giro, quindi l'ultimo giro con aumenti, dopodiché vi farò vedere come rifinire il cappello. Mi raccomando, una volta che finite il giro non chiudetevi più a punto bassissimo, ma continuate a lavorare a spirale. In questo modo non si vedrà la riga della fine della lavorazione, arriverà invece un lavoro più pulito. Ho eseguito l'ultimissimo giro di aumenti, in pratica ho eseguito il 37esimo giro, mi ritrovo con 150 punti bassi. Adesso vado semplicemente a fare un giro completo di soli punti bassi senza fare neanche un aumento. Dopodiché vi faccio vedere il giro di rifinitura. Ho finito il giro senza aumenti, quindi ho un totale di 150 punti. Vado a chiudermi con un semplice punto bassissimo in modo da eliminare lo scalino. A questo punto dobbiamo fare l'ultimo giro di rifinitura. Per fare ciò lavoriamo il punto gambero, quindi andremo a lavorare i punti nella parte opposta al senso di lavorazione. Quindi tenendo l'uncinetto morbido passiamo nella maglia precedente, peschiamo il filo, lo portiamo in avanti del lavoro. Ho le 2 asoline sull'uncinetto e le chiudo quindi con un punto basso. Ripeto, punto precedente, porto il filo in avanti e chiudo il lavoro con punto basso. Questo è quello che dovremo fare per tutto il nostro giro. Terminato il nostro giro a punto gambero, vado semplicemente a tagliare il filo, sfilo, adesso prendo l'ago, inserito l'ago vado nel punto precedente in modo da unire il livello di lavorazione in questo modo. Dopodiché vado sul retro, vado a nascondere la mia codina, passo in qualche punto, dopodiché vado a tagliare l'eccedenza di filo. Lo stesso vado a fare con tutte le codine precedenti. Dopodiché andremo poi insieme a mettere i bottoni. Questo è come risulterebbe il cappello senza l'aggiunta dei bottoni. Siccome la falda, ovviamente il cappello in cotone, la falda è morbida, tenderebbe a cadere verso gli occhi, quindi sarebbe un po' scomoda. Io ho già attaccato un bottone, vi faccio vedere l'effetto. L'ho posizionato praticamente nella terza riga del punto barretta, esattamente qua. Quindi allo stesso modo piegate il cappello in questo modo
io lascio sul davanti meno parte libera rispetto al dietro, quindi non è a metà, non è proprio a metà testa il bottone, è leggermente spostato. Quindi posizionerò il cappello in questo modo e andrò a cucire il mio bottone esattamente in corrispondenza della terza riga lavorata a barretta. Dopodiché il cappello sarà finito. Vi faccio vedere posizionando il cappello sul tavolo, praticamente il bottone verrà cucito qui, quindi la parte retro sarà maggiore rispetto a quella davanti. Mettete il filo in tinta del bottone, possibilmente a 4 capi, in modo da fare una cucitura bella resistente. Dopodiché andate semplicemente a cucire il vostro bottone. Ho cucito quindi entrambi i bottoni e per quanto riguarda la parte davanti ho cucito il primo bottone in questo punto, quindi subito sotto alla terza barretta, dopodiché ho contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modulini e nel nono praticamente ho cucito il secondo bottone, sempre al di sotto della terza barretta. La parte retro è un po' più larga, ho un modulo in più. E siamo giunti al termine anche di questo tutorial, spero che sia stato chiaro e facile da seguire, che la mia idea soprattutto vi sia piaciuta e come sempre vi invito a iscrivervi al canale in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Nel frattempo vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!